calls in the morning and I'm fucking stressed out. Bene signori miei, bentornati. Più volte in questo periodo, in realtà da quando ho cominciato YouTube, mi avete chiesto come faccio in realtà ad accomunare tutte le mie passioni, a riuscire a studiare, lavorare, portare avanti i progetti, YouTube, eccetera. Ho deciso quindi di fare questo video, dato che ho rivalutato il mio sistema gestionale, introducendo un nuovo sistema, diciamo, non allunghiamo troppo il brodo, gestendo il mio tempo in maniera differente. E devo dire la verità, è un po' che lo sto testando e funziona bene. Quindi ho deciso di rispondere alle vostre domande e dirvi effettivamente come faccio a coniugare tutto nel poco tempo che in realtà ci accomuna tutti. Bene, senza perderci in ulteriori chiacchiere, cominciamo direttamente dal passo fondamentale, cioè cosa utilizzo effettivamente per gestire il mio tempo. Online troverete decine di video che vi fanno vedere X applicazioni per fare quello, l'ho fatto anche io, avevo l'applicazione per le task, l'applicazione per questo, l'applicazione per gestire il tempo in questa maniera, quella per il tempo libero, ne esistono infinità, il concetto di tempo è veramente saturo di applicazioni. Nel mio caso ho deciso di accomunare due cose che sono veramente semplicissime. Quindi il calendario, semplicissimo calendario, io utilizzo il mio di fiducia, Notion Calendar, ex Cron, per chi ha vissuto Cron, penso che è stupendo. Cron ve lo consiglio, ad oggi Notion Calendar è stato acquisito, quindi utilizzo questo calendario, nulla di stravagante, potete tranquillamente utilizzare Google Calendar, il calendario di Apple, utilizzate quello con cui vi trovate meglio, ok? Non cambia nulla, effettivamente Notion Calendar non è altro che un client per Google Calendar, quindi immaginate nulla di così tanto stravagante. Parallelamente utilizzo la carta, utilizzo un quadernino, nel mio specifico è di Ikea, costano veramente niente, sono veramente molto carini, e in questo quaderno vado a segnare nello specifico un qualcosa di cui parleremo a brevissimo. Però mi piace, è il tatto, il contatto con la carta è un qualcosa che ho riscoperto nell'ultimo periodo, in realtà è un qualcosa che avevo già avviato prima anche col mio vecchio sistema, ma che mi ha portato effettivamente a convalidare questo. Devo dirvi la verità, buttare su carta i vostri impegni cambia completamente il pensiero. Destinare un periodo, un momento alla schedulazione di quello che vogliamo fare e farlo su carta, cioè quindi comandare il nostro cervello, quindi prendere una matita, no? Dicevo, prendere una matita, mettersi lì davanti e scrivere le singole cose che vogliamo ottenere, cambia completamente. Mettiamo il nostro cervello in modo per riuscire effettivamente a capire, ma io di questa settimana cosa devo farne, cosa voglio che concludo, cosa voglio ottenere al conseguimento della stessa. È importante, ok? Bene, finito. Utilizzo principalmente queste due cose, niente altre app, nient'altro. Ho un'applicazione, ve la butto lì, Beer per il telefono, Markdown, tranquillissima, potete utilizzare anche le note, lì segno cose rapide, ma non serve nella mia organizzazione, è un utilitario che vi butto lì, che vi regalo in questo video, per segnarmi le cose, no? Al volo, quando lavoro ai progetti, anzi probabilmente la vedete anche lì dietro, c'ho scritto il video, ok? Vabbè, ma questo è già superfluo. Concentriamoci adesso sul perché sfrutto questo sistema. Bene, quindi sicuramente non prendiamoci in giro. Università, lavoro, progetti e quindi YouTube necessitano di una struttura ben definita per essere portati avanti, cioè non sarebbe per me possibile riuscire a fare tutto quello che cerco di fare durante la settimana se non avessi una schedulazione definita, cioè organizzare il mio tempo è essenziale. Se lasciassi fare un po', no, molte volte mi viene detto ma lascia correre, no? Fai quello che ti senti. Fai quello che ti senti nel senso, in che senso? Secondo me non funzionerebbe. Perché? Perché molte volte lasceremmo dei tempi morti, ok? Non capiamo effettivamente quanto tempo abbiamo finché non ci mettiamo davanti, finché non lo immaginiamo, no? Molti di noi in una giornata pensano effettivamente di avere tanto tempo. Provate a mettervi davanti al vostro calendario, no? Selezionate tutto un lavoro che ho fatto e che vi consiglio di fare, prendete tutto lo spazio dove dormite effettivamente e segnatelo, ok? Da un giorno all'altro guardate effettivamente quanto tempo avete, quanto spazio avete per le vostre cose. Molti di voi probabilmente vanno a scuola, segnate le ore scolastiche, guardate quanto è piccolo quello slot, no? Quelle 24 ore sono effettivamente immaginarie. Quando ci viene detto che ogni giorno abbiamo 24 ore, non è vero.
Non è vero perché ci sono ricerche che affermano che bisogna almeno dormire 7 ore al giorno per non rischiare infarti o cose di questo stampo, no? Quindi sottraiamole e capirete bene che effettivamente abbiamo poco tempo, quindi se non lo strutturiamo non potremo mai effettivamente fare ciò che vogliamo fare. D'altro canto però necessito di avere flessibilità, è un termine per me importantissimo. La flessibilità mi permette di avere uno schema definito ma di poterlo ristrutturare ogni volta che voglio, quindi qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa io voglia fare, quindi avere un momento di libertà, non dover essere pressato dalle task ma avere sempre la possibilità di ristrutturare. Per esempio, prendo un esempio diretto, questa settimana ufficialmente nell'ultimo video ho citato il lancio della mia agenzia, ve lo ridico al volo, pseudo agenzia, stiamo lavorando per buttare giù un team di persone altamente competenti che possano affiancare chi sta cominciando a fare startup, chi vuole lanciarsi in progetti. Siamo un'agency dedicata al progetto e al concetto di MVP, quindi vi accompagniamo effettivamente nella vostra fase decisionale per comprendere il vostro prodotto, fare tutta l'analisi di mercato che bisognerebbe fare per le startup, ma che è una cosa molto rognosa, e poi soprattutto comprendere qual è effettivamente il vostro prodotto per convalidare. Bene, fatta questa marchettata, tra virgolette, e qui sotto trovate in descrizione un link dove tranquillamente, se siete in target, se vi può interessare, tranquillamente una chiamata di 30 minuti ce la possiamo fare. Proprio queste chiamate, nella settimana scorsa dopo il video, sono state 5-6 chiamate da 30 minuti distribuite nella settimana che compaiono come slot perché logicamente le persone le possono prenotare in qualsiasi momento. A questo punto per me la flessibilità è essenziale, ho bisogno di avere la possibilità di dire ok, qui ho uno slot da dedicare a questa persona, che poi mi fa sempre piacere perché derivano da YouTube e c'è sempre un po', molte volte sono 30 minuti ma non sono mai 30 minuti, non lo sono mai, ed è bello stare lì a parlare, no? Ho voglia di dedicare quel tempo, quindi ho bisogno di ristrutturare il tutto ed è essenziale per me. Concludo quindi con in realtà la parte più importante che mi ha portato a iniziare a lavorare in questo modo, che è la mia ansia perenne per il non fare, per la perdita di tempo, per il non riuscire a fare un qualcosa che in realtà non so neanche che cos'è, no? Non so dove sta andando, ma molte volte la mia ansia mi dice che in realtà non sto facendo abbastanza per andare dove in realtà non so neanche dove andrò. È un discorso molto strano, ma sono sicuro che lì fuori molti abbiano il mio stesso problema, no? Quell'ansia perenne di dire io questa settimana non ho fatto niente, sono inutile, eccetera, eccetera. Io adesso ho bisogno di vedere davanti a me effettivamente le cose che sto facendo, dove sto procedendo, il progredire delle mie task, no? E questo sistema mi permette di farlo. Come? Lo vediamo adesso. Bene, eccoci qui quindi davanti al mio Mac e andiamo effettivamente ad analizzare come strutturo il mio sistema. Quello che faccio e che vi farò vedere adesso è un qualcosa che faccio settimanalmente. Solitamente per me il giorno ideale è la domenica pomeriggio, domenica sera. Prendiamoci circa un'oretta, molte volte va un po' più avanti, cerchiamo però di lavorare in un'oretta per definire tutte queste cose. Forse la prima volta sarà un po' più lungo, ma poi di settimana in settimana si parla veramente di poco tempo, se avete le idee effettivamente chiare. Per quanto riguarda quindi il mio sistema, parto, come potete vedere adesso, con la definizione di una struttura fissa del mio calendario. Che cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente vado a colmare quei buchi che hanno delle task che hanno una posizione temporale definita. L'ho allungata, bella frase, devo essere molto sincero, ma che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, progettazione di algoritmi il lunedì è dalle 9 alle 11, è un corso universitario, è sicuro che sia, cioè oddio, l'università italiana, però non entriamo nel discorso, è sicuro che sia a quella fascia oraria, no? Come per esempio il giovedì che non vado all'università, ho destinato che lavoro tutta la mattina. Sono delle cose che temporalmente sono lì, sono definite, ok? Founder Academy che sto seguendo è un qualcosa che è definito, no? Sappiamo, siamo sicuri, non c'è quella dinamicità di cambiamento, ok? Questa io la definisco struttura fissa ed è un qualcosa che effettivamente vi fa capire quanto ci sia tempo libero rispetto a quelle situazioni che state portando avanti. Io porto avanti università e lavoro, queste due cose quanto tempo mi prendono? Così lo riesco a vedere immediatamente e riesco a fare le mie valutazioni anche rispetto a ciò che effettivamente voglio fare. Se io vedo che le mie cose effettivamente mi riempono
tutto il tempo, la stragrande maggioranza del tempo, o devo cercare di riequilibrare, ma molte volte non si può, oppure devo capire che non posso pensare di fare 1000, perché già sto facendo tanto rispetto ad altre cose, no? Però devo provare a fare quel poco, perché muoversi poco è sempre meglio di non muoversi proprio, no? Fatto questo, quindi passo effettivamente ad aggiungere questa novità. Prima cosa facevo? Andavo lì e segnavo ogni fascia oraria, cioè dicevo io dalle 9 alle 10 del giovedì, esempio, faccio questa roba qui, scrivo codice per questo progettino oppure registro un video. Ora no, ora come state vedendo vado a riempire questi famosissimi e bellissimi work slot, cioè degli slot che io definisco essere utili per adempiere a non lo so ancora, ma sono sicuro che farò qualcosa in questo momento, no? Ho la possibilità di visualizzare quante ore ho a settimana di tempo da dedicare ai miei lavori, ai miei progetti, che quindi è all'esterno, non sempre per esempio dell'università. Molte volte, per esempio, il venerdì voi adesso vedete una versione, io ho già una versione che è tutta modificata e che vi faccio vedere alla fine, ho una sessione di recupero, nel senso che vado a segnare tutto quello che ho fatto durante la settimana, però è uno slot, ok? E poi io lo vado a riempire come voglio. Questa cosa qui mi dà quella fantomatica libertà di poter modificare ed essere libero di spostare le cose, perché effettivamente non ho tutti i tempi calcolati. Sono libero di dire aspetta, oggi non posso fare questa cosa perché dalle 15 alle 17, immaginiamoci, di venerdì c'è un cliente che si è prenotato. Benissimo, ok, vado a spostare le altre cose, ho questa libertà. Arrivato a questo punto, quello che faccio in realtà poi diventa molto semplice. Prendo il mio bellissimo quadernino e vado a segnarci le singole task. Quindi quello che vado a fare è segnare, state vedendo adesso in questo momento la mia struttura, quindi a destra metto le task rilevanti, tutti i progetti, tutte le cose che voglio portare avanti, registrare questo video, portare avanti questo, fare la riunione di questo, analizzare questa cosa, scrivere del codice per, fare progressi per, ok? A sinistra invece segno università, Founder Academy, ricapitolazione, per esempio. Perché? Perché sono quelle cose un po' più caposalde, no? Sono lì, l'università la checco quando ho seguito tutte le lezioni, cose di questo stampo. Sotto invece lo sfrutto per segnare appunti o cose che voglio ricordare durante la settimana. Mi segno le cose da dire nella chiamata che faccio con il team, mi segno delle piccolezze che voglio recuperare quando andrò a scrivere del codice, mi segno i titoli dei video che mi vengono durante la settimana, mi segno tutte queste cose qui. E questo quadernino è il fulcro del mio sistema, perché è da questo che io prendo le task e le vado ad inserire. Bene signori miei, quindi come vi ho detto, eccoci davanti a quello che è effettivamente il mio calendario allo stato attuale. Come potete vedere, il calendario di adesso è completamente, diciamo, sovrapposto a quello iniziale. Abbiamo le task che sono rimaste qui, poi qui parallelamente per esempio si è aggiunto il mio lavoro, perché logicamente lavoro anche in questi orari qua. Poi per quanto riguarda il lavoro me lo distribuisco per essere completamente attivo, è una situazione abbastanza particolare, ma aggiungo delle piccolezze. Ma quello che interessa a noi è questo, il diciamo caricamento di task sopra i work slot, perché tutto deriva da qui. Io questa settimana devo recuperare YouTube e infatti ho dedicato un giorno completamente intensivo. Il venerdì per me è un giorno libero, perché effettivamente ancora devo comprendere se questo giovedì riesco a fare tutto. Se no sposto a venerdì. Sicuramente venerdì mattina, scusatemi, pomeriggio ci sarà uno slot di 2 ore destinato al recupero delle cose universitarie, ma dopo di questo potrei tranquillamente estendere qui paradigma, no? Per esempio, capite bene, ho questa libertà, ho la possibilità di spostare tutto. Ora effettivamente non posso tornare indietro perché ci sono segnate delle cose, ma questa settimana è un po' diversa dalle altre perché vengo dalla prima che mi ha completamente incasinato delle cose, quindi vi farei vedere le scorse, ma non posso per alcune cose di privacy perché ci sono delle task segnate, ma sono un pieno sovrallocamento di queste cosine qui. Vado effettivamente a caricare tutto in questi work slot e questo però mi permette di avere quella libertà e quella interconnessione con questo libretto qui. Io se voglio vedere che cosa ho fatto da qui a mesi mi basta scorrere questo quadernino e ho pagine su pagine, no? Tutte così, piene di task, e quindi so sempre dove sto andando e cosa sto facendo per andarci.
ma soprattutto sono ben organizzato. Bene signori miei, quindi spero di aver risposto a tutte le vostre domande e soprattutto di esservi stato utile. Vi aspetto qui nei commenti per parlare di tutte queste cose qui. Se qualcuno di voi già porta avanti situazioni tipo queste, organizza il suo tempo, come organizzate il vostro tempo, posso migliorare qualcosa nel mio sistema? Bene, vi aspetto qui giù per parlarne e come al solito vi ringrazio di essere arrivati fin qui e noi ci aggiorniamo con un prossimo video.